Finalmente è arrivata l'estate e tu giustamente vuoi andare in vacanza, mare o montagna che sia, ma vuoi continuare a far podcast. Ecco, in questo video ti consiglio quali sono le cose da portarti dietro per continuare a far podcast anche in vacanza. La prima cosa indispensabile che devi avere è un microfono. In questo caso io ti consiglio il famosissimo, perché ne ho parlato miliardi di volte sul mio canale, ma trovi un sacco di video su YouTube, Behringer XM8005 Ultra Voice. Questo è il microfono giusto per portartelo con te in vacanza, mare o montagna che sia. Perché? Uno, perché costa poco e quindi se si dovesse rompere, dovesse cadere, dovesse entrare in acqua, dovesse caderti da una montagna o altro, alla fine hai speso 20 euro, quindi assolutamente per il prezzo, ma anche per la qualità audio. Questo è un microfono pazzesco che se costasse 50 euro sarebbe un buon microfono comunque. Quindi assolutamente questo è il mio consiglio, Behringer XM8005 Ultra Voice. Io ovviamente tutto quello di cui ti parlo lo metto nel link in descrizione in modo che tu possa con calma andare a vedere i prezzi e scegliere. Abbiamo parlato del microfono, abbiamo detto che compreremo molto probabilmente questo microfono qui che suona benissimo, ma siccome registrerai probabilmente anche all'aperto, quello che ti consiglio è una spugna. Anche queste ce ne sono miliardi, te ne consiglio qualcuna, ti consiglio questa che ho comprato io, ma veramente ce ne sono tante. Perché ti consiglio la spugna? Perché se tu dovessi registrare all'aperto, mare o montagna che sia, probabilmente ci potrebbe essere vento, ci potrebbero essere rumori esterni, quindi la spugna un minimo aiuta, soprattutto col vento, aiuta un po' a schermare, quindi ti consiglio di comprarla, costa veramente poco, quindi vale assolutamente la pena di comprarla. Altra cosa che è necessario, ma non voglio perderci troppo tempo a spiegartelo, è il cavo. Un cavo XLR, quindi semplicissimo, probabilmente ce n'hai già. Scegliene uno che sia... Cerca di capire tu come vuoi registrare i podcast, se vuoi registrarli seduto, come sto facendo io, se vuoi registrarlo mentre passeggi, insomma, cerca di capire perché così ti organizzi per la lunghezza del cavo, perché questi cavi vanno da 30 cm fino a 20 metri, quindi scegli la lunghezza giusta e se vuoi un consiglio, portane due. Portane due e prima di portarteli testali, verifica che funzionino entrambi. Non c'è cosa peggiore di andare in vacanza, attaccare il cavo e scoprire che quel cavo non funziona. Può capitare, ok? Quindi testa sempre tutto prima in modo da mettere in valigia solo le cose che ti servono ed essere sicuro che poi registrerai senza problemi. Abbiamo detto il cavo, ma sto cavo dove lo attacchiamo? Lo attacchiamo a questo. Io ti consiglio l'iRig Pre, perché questo qui che cos'è fondamentalmente? È un preamplificatore microfonico o scheda audio, come vuoi chiamarlo, io lo chiamerei più preamplificatore. Che cosa succede? Che qui puoi, non so se riesci a vedere, inserire il microfono e qui puoi entrare dentro il tuo telefono, perché dopo ti parlerò di come puoi registrare il podcast nel telefono. Ok? Hai fondamentalmente la manopolina qui del gain e cosa interessante, puoi switchare, puoi accenderlo e switchare sulla 48 volt e in più hai l'uscita cuffia, quindi puoi tranquillamente ascoltare quello che stai registrando grazie alle cuffie. Si alimenta con una semplice batteria posta sul retro, quindi non hai problemi, assicurati che la batteria funzioni prima di partire, anzi se ne hai alcune già utilizzate, comprane una nuova in modo che ti duri tanto. E se vuoi un consiglio, io ne porterei sempre un'altra di ricambio, un po' come ti ho detto prima per il cavo, perché è meglio avere, come si dice, meglio prevenire che curare, cioè meglio avere tutto e non aver bisogno di niente, quindi meglio avere qualcosa in più, non utilizzarla, che non avere quello che ti serve. Visto che ti ho parlato di questo, ti devo parlare di due cose strettamente collegate a questo. Uno sono le cuffie. Ti ho detto prima che c'è la possibilità di inserire le cuffie e infatti noi andremo a inserire le cuffie, ok, in modo che tu possa monitorare quello che accade. Ti consiglio di utilizzare delle cuffie, queste qui sono le cuffie del mio iPhone,
Io le utilizzo molto spesso per fare un monitoring finale, quindi ho le mie Sony per fare il missaggio, e queste qui le uso per l'ultima fase della produzione. Perché? Perché nel mio caso le persone che ascoltano i miei podcast lo fanno attraverso gli auricolari, ok? E quindi è fondamentale per me avere l'ascolto finale, quello che ascolteranno le persone che mi seguono. Quindi ti consiglio, a prescindere di avere delle cuffie giganti, importanti, magari non hai tantissimo spazio in borsa perché dovrai dare priorità ai vestiti, dovrai dare priorità a una serie di cose, io ti consiglio un paio di cuffie come queste, di buona qualità. Altro accessorio indispensabile che si collega a questo: se come me hai un iPhone, hai necessità di questo cavetto qui. Ok, io come al solito ti metto tutto in descrizione. Perché? Perché l'iPhone ha l'attacco Lightning e quindi l'unico modo per collegare questo al telefono è questo adattatore. Ci sono sia originali che non originali. Io di solito compro quelli originali che costano un capitale, costano tipo 8 euro, 9 euro. Però non ho mai avuto problemi di compatibilità, giustamente. Con quelli non originali a volte non ho avuto molto successo, però insomma dipende. Anche questo ovviamente testa tutta la configurazione prima di partire. Un'altra cosa che ti consiglio è quella di utilizzare uno stativo, mini stativo da scrivania. Ok? Gli agganci sopra questo, in modo tale che tu, se vuoi registrare, riuscirò da... sì, ce lo sto facendo. Ok, vedi, è facilissimo da montare. Ok, ed è super stabile, quindi... Ok, quindi hai la tua postazioncina se vuoi registrare anche sotto un ombrellone al lido tra i tavolini e le persone che magari bevono qualcosa di fresco e tu invece vuoi registrare, puoi farlo grazie a questo stativo piccolissimo, molto comodo, e puoi collegare ovviamente questo che ha lo strappo a questo, puoi collegarlo in qualche modo. Adesso semplicemente ti voglio far vedere che c'ha lo strappo e quindi si mantiene, ok. E c'hai, quindi in questo caso ti serve un cavo veramente piccolissimo. Se vuoi utilizzare questa configurazione qui, cioè ti serve veramente un cavo da 30 cm, quello che sia, quindi non farti problemi di lunghezza. Poi se vuoi una configurazione diversa, allora dovrai prendere un cavo più lungo. Volevo però riflettere insieme a te su una cosa. Tutto l'anno facciamo podcast, tutto l'anno registriamo, tutto l'anno inseguiamo il contenuto più interessante, lo strumento e quant'altro. Non sarebbe forse il caso di fermarsi un po' durante le vacanze? Sai, il cervello ha bisogno di ossigenarsi, ha bisogno di staccare per essere più produttivo quando ricominci. Quindi il consiglio, a meno che non è proprio indispensabile che tu registri podcast anche d'estate, il consiglio è quello che in quella settimana, 10 giorni, 15 giorni di vacanza che farai, è quello di staccare completamente. Io lo farò, mi sono portato avanti registrando parecchie puntate anche a settembre e stacco completamente. Quindi per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, insomma, cercherò di staccare. E questo è il consiglio, secondo me, abbastanza importante che voglio darti. Poi, se è indispensabile che tu registri podcast anche al mare o in montagna, allora fallo, perché se è indispensabile, è indispensabile. Ok? Però se puoi farne a meno, rilassati. Bene, io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio tutto in descrizione ovviamente e ci vediamo presto per un altro video. Ciao!